I primi acquisti ufficiali dell'Inter in questa nuova sessione di calciomercato, i prossimi annunci relativi ai rinnovi di contratto, ma non solo, perché in questa settimana è atteso un vertice molto importante tra l'Inter e Paulo Dybala, o meglio tra l'Inter e il suo agente, Jorge Antun, che vedrà ancora una volta i dirigenti nerazzurri. Sappiamo che l'entourage di Dybala ha già ricevuto un'offerta ufficiale per il nuovo contratto che andrebbe a firmare con il club nerazzurro, per cui il vertice di questa settimana potrebbe essere decisivo con Jorge Antun, che è agente storico di Paulo Dybala e soprattutto uomo di fiducia di tutta la famiglia Dybala. Terremo chiaramente sullo sfondo anche altri nomi accostati all'Inter sul mercato, quindi Lukaku, Aslani, Bellanova, Bernardeschi a costo zero, anche se Bellanova è in vantaggio rispetto alle voci delle ultime ore. E attenzione anche a Scouten, nuovo nome, o meglio, nuova alternativa come possibile erede di Brozovic, visto che Aslani è stato il calciatore che l'Inter ha seguito con più attenzione fino agli ultimi giorni, ma occhio anche a Scouten, una bella opportunità che potrebbe uscire dal Bologna in un ragionamento che poi comprenderebbe eventualmente anche contropartite tecniche dell'Inter da dare al Bologna. Tanti contenuti perché in questa settimana ci aspettiamo che avvengano tante cose interessanti, dagli annunci dei nuovi acquisti agli annunci dei rinnovi, ma soprattutto attenzione al vero grande nome di mercato, perché più che Romelu Lukaku il vero grande nome è Paulo Dybala, o meglio il nome che l'Inter sta cercando con grande insistenza, visto che la trattativa che riguarda Lukaku invece è una trattativa molto complicata, una trattativa quasi inedita nella storia del calciomercato. Amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati. Ho già lanciato diversi temi che andremo a vedere in questo video per chi ci sta seguendo su YouTube e invece in questo nuovo episodio per chi ci sta ascoltando sui nostri canali di podcasting. Iniziamo però con i primi annunci ufficiali che potrebbero arrivare nei prossimi giorni, i primi annunci ufficiali di questa sessione di calciomercato dell'Inter. Parliamo di due obiettivi che l'Inter ha praticamente già chiuso. Il primo addirittura lo scorso gennaio, Andrea Onana. A gennaio lui infatti aveva sostenuto visite mediche ed aveva firmato il nuovo contratto con l'Inter, e Mkhitaryan invece chiuso la scorsa settimana in seguito al rinnovo rifiutato dallo stesso centrocampista armeno con la Roma. Entrambi dunque scadenza giugno 2022 arrivano all'Inter gratuitamente. Prima di andare avanti vi ricordo che ne parleremo comunque anche nella consueta diretta su Passione Inter, su YouTube e Twitch di questo pomeriggio dalle 19:30. Per commentare come sempre dovrete essere iscritti, per cui se non siete iscritti fatelo, iscrivetevi al canale per commentare la diretta di questa sera, e vi ricordo anche di lasciare un like se vi è piaciuto, se vi piace insomma questo nuovo contenuto. Su Andrea Onana dunque, portiere che l'Inter, ricordiamo, ha bloccato ormai da diversi mesi, ha colto questa opportunità a costo zero. Sappiamo della necessità di dover intervenire, di dover più che altro iniziare a preparare l'eredità di Samir Handanovic, che questa stagione non ha fatto malissimo, ma qualche errorino in più rispetto ad altri anni lo ha commesso. L'Inter non ha grande fiducia in Radu e insomma diciamo che la partita col Bologna nella quale Radu ha giocato a causa dell'infortunio di Samir Handanovic lo ha praticamente buttato fuori dal progetto dell'Inter, che è stata un po' la condanna definitiva al futuro in maglia nerazzurra di Radu, che presumibilmente dunque andrà via o in prestito oppure a titolo definitivo, anche se il giocatore comunque è un portiere talentuoso e ha fatto benissimo lui nel settore giovanile dell'Inter e anche nel prestito al Genova qualche stagione fa, però insomma l'Inter vuole andare avanti e Onana comunque era bloccato da diverso tempo. Onana che si giocherà il posto con Samir Handanovic, parleremo anche del rinnovo di Samir Handanovic, perché al portiere sloveno è stato garantito appunto che non ci sarà un titolare fisso, ma se lo giocheranno tra allenamenti e partite ufficiali. Insomma, quindi Onana arriva non per essere il numero uno, ma per giocarsi il posto alla pari con Samir Handanovic. Su Mkhitaryan abbiamo già detto tutto negli ultimi giorni, acquisto fatto e finito. In questa settimana vi saranno visite mediche, poi successivamente firma sul contratto, arriva a parametro zero dalla Roma dopo una buonissima stagione nella quale si è messo in luce anche in un ruolo diverso, perché lo scorso anno aveva fatto particolarmente bene da esterno sinistro, lui che nasce trequartista, seconda punta. Nell'ultima stagione a Roma invece ha giocato qualche metro più indietro facendo anche la mezzala o addirittura
il play in un centrocampo a 2. All'Inter arriverà per fare il vice Çalhanoğlu, dunque da mezzala, ruolo che ha imparato a fare anche abbastanza bene. Dunque ottimo acquisto in arrivo per l'Inter e potrebbe diventare ufficiale sia lui che Onana durante questa settimana. Capitolo rinnovi. Vi sono alcuni rinnovi dei quali avevamo già parlato e qualcuno invece che è un po' sorprendente. Partiamo da Simone Inzaghi, in questo caso è una conferma, lo aveva ribadito anche Steven Zang nell'intervista rilasciata a fine stagione un paio di settimane fa, un prolungamento sostanzialmente, aumento dell'ingaggio, passerà sui 5,5 di ingaggio netti a stagione e il contratto verrà esteso fino al 30 giugno 2024, visto che sarebbe andato in scadenza nel 2023. Per evitare di entrare in questa stagione con l'ultimo anno di contratto, l'Inter ha voluto premierà in maniera ufficiale nei prossimi giorni Simone Inzaghi, che dunque si lega all'Inter per una stagione in più fino al 30 giugno 2024, un premio per i 2 titoli vinti in questa stagione, vale a dire la Supercoppa a gennaio e la Coppa Italia a maggio, entrambi vinti contro la Juventus, per essere arrivato agli ottavi di finale, ad aver fatto comunque una gran bella figura contro il Liverpool tra andata e ritorno, vincendo tra l'altro 0-1 ad Anfield, impresa che non è riuscita nessuna squadra in questo 2022. E soprattutto, anche se poi tutti noi avremmo sperato finisse con il titolo finale, ma comunque viene premiato anche Inzaghi per essere riuscito a lottare fino all'ultima giornata per il campionato. Poi non c'è riuscito, però la società comunque ha premiato l'evoluzione e la crescita in una stagione che non veniva data per scontata in nessun caso. Secondo rinnovo, quello di Samir Handanovic, anche lui scadenza, non nel 2023 ma nel 2022, per cui anche in questo caso prolungamento di un altro anno, rinnovo che verrà visto al ribasso. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'ufficialità, per cui rinnova per un altro anno. Anche Cordaz, notizia di questa mattina, ne ha parlato Nicolo Schira. Potrebbe rinnovare per un'altra stagione, è stato terzo portiere nell'ultima stagione, non ha trovato spazio in partite ufficiali, solamente nelle amichevoli precampionato, è un uomo spogliatoio, lui che era cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, quindi per quanto riguarda poi la lista Champions è sicuramente un uomo importante, ecco, per quanto riguarda poi la compilazione della lista Champions che dovrà essere consegnata il prossimo settembre, come del resto ogni anno. E in ogni caso parliamo di una buona presenza, di una bella presenza dentro lo spogliatoio, uno di quei calciatori che fa bene all'intero ambiente. Anche Skriniar, anche se non sappiamo bene, ecco, quali saranno le tempistiche, sicuramente c'è un po' più di calma nel caso di Skriniar, perché non va in scadenza nel 2022 come nel caso di Cordaz e Handanovic, ma anche in questo caso si sta parlando di un rinnovo sino al 2026, un aumento di ingaggio abbastanza considerevole, quindi Skriniar più che questa settimana nelle prossime, ecco. Però durante quest'estate dovrebbe comunque raggiungere l'accordo l'Inter per il rinnovo di Milan Skriniar. E poi il vertice di Paulo Dybala, con Paulo Dybala. In questo caso bisogna stare attentissimi nei prossimi giorni, perché l'Inter una sua offerta, una prima offerta l'ha formulata, vale a dire 6 milioni di euro netti a stagione più uno di bonus, quindi complessivamente l'Inter offre a Paulo Dybala 7 milioni, 6 più uno di bonus, 3 anni di contratto con opzione per il quarto. Sappiamo che Dybala chiede appunto 4 anni di contratto, quindi la formula 3 più 1 potrebbe accontentare le sue richieste. Va capito se anche l'ingaggio può andar bene all'argentino o se formulerà, se rialzerà la sua proposta, in attesa di ascoltare anche il parere dell'Inter. C'è fiducia però, perché Paulo Dybala vuole andare all'Inter, perché in Italia si era mossa anche la Roma, ma l'Inter ha il vantaggio di poter giocare la prossima Champions League e Paulo Dybala vuole rimanere in questa competizione tanto importante, sa bene che questo potrebbe essere, se non l'ultimo, ma quantomeno il penultimo contratto importante della sua carriera. Lui è un classe 93, quindi va per i 29 anni, per cui insomma Paulo Dybala vuole scegliere bene, si sta prendendo tutto il tempo a sua disposizione, però la prima scelta di Paulo Dybala rimane all'Inter. Dall'estero non scaldano le proposte che sono arrivate, Dortmund, Siviglia, anche Arsenal, tutte, anche Newcastle dall'Inghilterra, tutte declinate in questo momento. L'Inter è in vantaggio, Paulo Dybala ha in testa solamente l'Inter. Per quanto riguarda dunque il programma della prossima settimana, sono questi i temi più caldi, sono questi gli eventi che ci aspettiamo
Dunque l'annuncio di Mkhitaryan e Onana, anche se in entrambi i casi può arrivare anche nelle prossime, soprattutto questa settimana noi ci aspettiamo visite mediche e firme di Mkhitaryan. Attenzione dunque ai rinnovi di Inzaghi, Cordaz e Samir Handanovic. Un po' più avanti invece per quanto riguarda Milan Skriniar e questo vertice tra l'Inter e Paulo Dybala, anche perché Dybala voleva prima portare a termine gli impegni con la selezione argentina e poi pensare al mercato. Ecco, è giunto il tempo per Paulo Dybala di pensare alla sua prossima squadra. Dopodiché, capitolo Lukaku, perché ci arrivano sempre tante richieste su Romelu Lukaku. Noi ribadiamo una trattativa che sta portando avanti Lukaku. Lui l'accordo con l'Inter ce l'ha, vale a dire si dimezza l'ingaggio e all'Inter andrebbe a guadagnare 7,5. La partita adesso si svolge sul campo del Chelsea, vale a dire tra Lukaku e il Chelsea. Se Lukaku riesce a convincere il Chelsea a liberarsi a costo zero, a quel punto Lukaku può andare in prestito gratuito all'Inter. Ogni giorno può essere buono, chiaramente. Più ci avviciniamo alla data del 30 giugno, più l'operazione si fa complicata. Perché? Perché chiudendo entro il 30 giugno l'operazione, l'Inter può avere accesso ai benefici del decreto crescita e dunque risparmiare sull'ingaggio lordo di Romelu Lukaku. Si dovesse andare oltre questa data, diverrebbe a quel punto realmente impossibile il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter, per cui ogni giorno che passa è un giorno, l'operazione si complica sempre di più. Ecco, guardiamola in quest'ottica. Dopodiché, per quanto riguarda gli altri nomi, non ci aspettiamo grandissimi movimenti in questa settimana, solamente qualche approfondimento. Il caso di Bellanova, ad esempio. Tra l'altro, degli esterni si è parlato tanto nelle ultime ore anche con i nostri abbonati, nella nostra community, nel club di Passione Inter. Nella giornata di oggi, ad esempio, il nome di Bellanova scalda parecchio. Perché? Perché Bellanova è un esterno destro e l'Inter avrebbe in realtà bisogno di un esterno sinistro, per cui ci stiamo confrontando con i nostri abbonati per capire anche quale potrebbe essere la strategia dell'Inter. Io ne approfitto e vi ricordo che vi potete abbonare al nostro club, al club di Passione Inter, e per avere accesso alla nostra community dovete andare sul sito che trovate qui in basso, www.passioneinter.club, oppure se volete abbonarvi semplicemente al canale YouTube lo potete fare qui da YouTube con il tasto abbonati che trovate in basso a questa schermata. L'idea dell'Inter potrebbe essere quella di fare Bellanova dal Cagliari, Bellanova che è stato riscattato dal Bordeaux, dunque è un giocatore del Cagliari a tutti gli effetti, lo valuta sugli 8-9 milioni di euro. Se l'Inter dovesse prendere Bellanova, a quel punto andrebbe a prendere un altro esterno destro, dirottando probabilmente Matteo Darmian sulla corsia sinistra, facendolo diventare una sorta di vice Gosens. Personalmente non mi ha mai fatto impazzire Darmian come esterno sinistro, quest'anno mi è piaciuto tanto invece sempre come alternativa a destra. Tra i nostri abbonati, ad esempio, c'è qualcuno che dice potrebbe però essere un'indicazione questo arrivo di Bellanova, vale a dire che l'Inter ha intenzione di sacrificare Dumfries. Può essere un'opzione perché sappiamo che su Dumfries ci sono tanti club, tra cui il Bayern Monaco, nessuno ha presentato un'offerta ufficiale, ma se l'Inter dovesse ricevere una proposta da 35-40 accetterebbe, visto che per lui lo scorso anno ha speso 12,5 milioni, quindi capite bene che sarebbe una grandissima plusvalenza. Dopodiché Aslani l'Inter lo sta monitorando senza dubbio, ma non è l'unico nome come vice Brozovic, c'è anche Scouten, è uscito questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. In entrambi i casi, sia con l'Empoli per Aslani che con Scouten per il Bologna, si può parlare di contropartite. Dunque Satriano o anche Sebastiano Esposito che non verrà riscattato dal Basilea. Attenzione anche a Pinamonti che piace al Bologna qualora dovesse uscire Arnautovic, anche lui ha diverse offerte. Su Bernardeschi invece è un nome che non scalda particolarmente l'Inter, soprattutto per le cifre dell'ingaggio. È vero che l'Inter lo prenderebbe a costo zero, ma Bellanova consentirebbe un risparmio molto più elevato, ad esempio, rispetto a Bernardeschi se parliamo di ingaggio. Quindi Bellanova più di Bernardeschi, che potrebbe comunque poi diventare un'opportunità nelle prossime settimane, ma ora come ora, ecco, l'Inter non sta trattando Bernardeschi, sta valutando solamente e Bellanova è in pole position in questo senso. Noi chiudiamo con questo episodio odierno, abbiamo fatto una sorta di recap di tutti i movimenti, gli obiettivi e di cosa ci aspettiamo possa avvenire in questa settimana. Io prima di chiudere volevo anche rispondere alle tante domande che ci stanno arrivando su Telegram, su tutti i nostri canali, su Gnonto. In tanti ci chiedono, ma è vero che l'Inter aveva scaricato Gnonto
nel 2020, oppure cos'era successo con Gnonto, visto che un giocatore che è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, del quale si parlava bene, già segnava tantissimo a livello giovanile, poi nel 2020 effettivamente lasciò l'Inter. Lui lasciò l'Inter a costo zero perché non trovò l'accordo con l'Inter per il rinnovo e dunque trovò l'accordo con lo Zurigo, trasferendosi a costo zero. L'Inter riuscì a guadagnare solamente 200.000 euro come premio di valorizzazione che spettano a tutti i club che formano giovani calciatori, in ottica poi di futuri trasferimenti. Comunque, per saperne di più, per approfondire, anche per capire che tipo di giocatore è Gnonto e perché ha lasciato realmente l'Inter, vi lascio, per chi ci sta ascoltando in podcasting, il link in descrizione. Trovate un video che abbiamo in questo caso un contenuto audio che abbiamo pubblicato ieri su Gnonto. Per chi ci sta seguendo da YouTube invece, qui vi lascio il link, potete recuperare dunque il video su Gnonto. Noi ci vediamo stasera, mi raccomando, alle 19:30. A dopo, ciao.